Ciao, benvenuta nella mia pagina e nello specifico alla visione di questo tutorial. Allora, oggi realizzeremo un collier che misurerà circa 40 centimetri, ma questa lavorazione è molto adatta anche per realizzare una collana più lunga, anche a doppio giro. Perché è perfetta sia sul davanti che sul retro. Quindi se la collana lunga si gira, sarà comunque sempre perfetta. Allora, a prescindere dai colori, che potrai scegliere qualsiasi colore a te piaccia, è una lavorazione abbastanza semplice, quindi spero che tu possa seguire con tranquillità e facilità questo tutorial per realizzare il tuo gioiello. Adesso andiamo alla lista dei materiali. Prima di questo ti vorrei chiedere la gentilezza di mettere un like sotto al video, magari di cliccare la campanella per rimanere aggiornata per i prossimi tutorial e, se posso chiedere, di seguire anche la pagina. Allora ti ringrazio in anticipo e andiamo al tutorial. Eccoci qui. Allora, per questo collier io userò delle perline da 6 mm in questo bel colore avorio, poi voi le userete nel colore che vi piace di più, e ne userò 50 per un collier da 40 cm. Poi userò queste da 4 mm in un colore rosa bello specchiato. Di queste ne userò 150. Poi userò il filato, in questo caso io uso il Sorrento Strong nel colore argento lunare, è un filato fino, potete usare anche un altro tipo di filato, ce ne sono molti in commercio, l'importante è che sia tra i 0,75 e 1 millimetro di spessore, in maniera da poterlo usare con l'uncinetto 1,50. Poi userò l'uncinetto 0,75 per inserire le perline a rosario. Inoltre userò la colla Asulit per fermare dopo tutti i fili e i punti, perché è perfetta, si nasconde bene e tiene bene i punti. Poi userò un bottoncino in madreperla, le forbici, la colla Attack a pennellino per indurire il filo, per poter inserire meglio i cristallini da 4 mm, perché sul filo inseriremo soltanto i 150 cristallini da 4 mm. Allora, questo è l'occorrente, dopo ve lo scrivo anche nel primo commento fissato o in descrizione. E iniziamo. Lasciamo un pezzo di filo perché così dopo lo useremo per mettere il bottone. Io uso questo in madreperla perché mi piace molto e ne ho tanti, ma tu puoi usare qualsiasi altro bottone, perché dopo tanto ci regoleremo per fare il cappietto per inserirlo, lo facciamo dopo. Tu lascia nel frattempo un pezzetto di filo. Iniziamo con l'uncinetto 1,50 e facciamo 4 catenelle, quindi 1, 2, 3 e 4. Adesso carichiamo il filo, torniamo indietro di 3, quindi nella terza ci inseriamo, prendiamo il filo, usciamo e chiudiamo la mezza maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, giriamo, prendiamo il filo, ci inseriamo qui al centro, cioè tra la mezza maglia alta e le catenelle, entriamo, tiriamo fuori il filo e nuovamente chiudiamo tutto insieme in una mezza maglia alta. A questo punto facciamo una catenella e allunghiamo il cappio. Andiamo con l'uncinetto 0,75, inseriamo un cristallino, agganciamo il filo al cappietto e con cautela piano piano cerchiamo di far scorrere la perlina verso il filo. Riprendiamo l'uncinetto 1,5, stringiamo un pochino questo cappietto, tiriamo su 3 perline
e le chiudiamo. Eccole qui. Facciamo 2 catenelle, 1 e 2, giriamo il mezzo fiorellino, carichiamo il filo e ci inseriamo qui, tra le perline. Usciamo e tiriamo un pochino su. Di nuovo, con questo dito medio cerchiamo di tenere tutti questi cappi. Ci inseriamo nuovamente, tiriamo fuori il filo e tiriamo su. Prendiamo nuovamente il filo, teniamo, ce ne andiamo qui giù dove ci siamo inseriti prima tra le catenelle e la mezza maglia alta, tiriamo un pochino su, prendiamo il filo e con delicatezza usciamo da tutti i cappietti. Prendiamo il filo e chiudiamo. Allunghiamo di nuovo il cappietto e facciamo la stessa cosa, cioè con l'uncinetto 0,75 inseriamo un cristallino, ci agganciamo al cappietto e lo facciamo scorrere dall'altra parte nel filo. Riprendiamo l'uncinetto 1,50, tiriamo un pochino il filo in maniera che si chiuda un po' il cappio, avviciniamo 3 cristallini, passiamo il filo e li chiudiamo. Ora facciamo nuovamente 2 catenelle, giriamo il mezzo fiorellino, quindi carichiamo il filo, entriamo fra le perline, usciamo, teniamo, prendiamo nuovamente il filo, teniamo, rientriamo nuovamente qui sotto, prendiamo nuovamente il filo ed usciamo, riprendiamo il filo e ce ne andiamo qui sotto le catenelle, che praticamente sono queste 2 che stanno qui, che abbiamo fatto all'inizio dopo aver inserito il cristallo a rosario. Quindi queste catenelle qui sotto, ci inseriamo, tiriamo fuori il filo, allentiamo leggermente, ricarichiamo il filo di nuovo e con delicatezza e piano piano usciamo da tutti i fili e chiudiamo. Di nuovo allunghiamo, allunghiamo, riprendiamo l'uncinetto da 0,75, mettiamo nuovamente il cristallino e lo facciamo scorrere dall'altra parte. Riprendiamo 1,50, stringiamo leggermente, tiriamo su 3 perline e li chiudiamo. 2 catenelle, 1 e 2, giriamo, carichiamo il filo e passiamo dentro, usciamo, tiriamo su e teniamo, carichiamo il filo, passiamo dentro, tiriamo fuori, tiriamo su e teniamo, prendiamo il filo, ci andiamo ad inserire sotto le catenelle qui sotto, prendiamo il filo, usciamo, prendiamo il filo e con calma, piano piano, usciamo da tutti i fili. Riprendiamo il filo e chiudiamo. Proseguiamo così. Adesso inseriremo il prossimo cristallino da 6 e proseguiamo il lavoro. Allora, vado avanti, vai avanti anche tu e ci vediamo dopo per chiudere e mettere il bottone. Ho raggiunto la mia misura, cioè i 40 cm per il girocollo,
e ho inserito 50 cristallini da 6. Allora, però, se voi volete una collana più lunga, sappiate che 50 cristalli servono per fare una collana da 40 cm, quindi se la volete più lunga, basta che continuate a inserire cristalli da 6 e proseguite. Logicamente, inizialmente inserirete più cristallini da 4 mm, che sono 3 cristallini ogni cristallo da 6 che utilizzerete. Allora, adesso siamo arrivati qui e dobbiamo fare il cappietto per la chiusura del bottone. E che facciamo? Allora, dato che siamo in chiusura e qui attaccheremo il bottone, io farei un piccolo rinforzo, quindi voglio fare un'altra maglia bassa e inserirmi dove ho fatto già l'ultima e faccio un'altra maglia bassa che mi aiuterà ad avere insomma il supporto eh, più resistente. A questo punto faccio delle catenelle, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e poi io, dato che le andrò a posizionare da quest'altra parte, devo fare in maniera che in questo foro, in questa asola, passi il bottone. E come faccio? Faccio una prova, tolgo l'uncinetto, lo rinfilo un po' di qua per avere la catenella para e mi inserisco qui vicino le perline da 4. Mi inserisco, esco e faccio una maglia bassa. Adesso in questo foro dovrò provare il bottone, a me passa. Quindi voi farete un numero di catenelle giuste per infilare il bottone che avrete scelto. Non fatela troppo larga, altrimenti dopo, quando starà in tensione, se è larga potrebbe scappare via e aprirsi la collana. Quindi adesso io faccio un'altra catenella e a questo punto posso anche tagliare il filo un pochino più lungo, sfilo, stringo e poi cercherò di inserire anche con l'uncinetto quello un po' più piccolo, no, preferisco riprendere questo da 1,5, mi inserisco nel lavoro per incastrare bene il filo. Cerco di incastrarlo meglio che posso nella lavorazione per nasconderlo e poi metterò una puntina di colla. Ecco qui, allora il mio bottone ci passa. Adesso, prima di mettere la colla, vado dall'altra parte e inserisco il bottone. Quindi entro, mi appoggio sopra, esco nuovamente, rientro dentro qui e passo fra le maglie, quelle iniziali che abbiamo fatto proprio per attaccare il bottone. Tiro un po', nuovamente, esco, rientro e passo fra la lavorazione. Ora faccio come si fa proprio con i bottoni, quelli cuciti sulle camicie o altrove, e vado ad incastrare, come ho fatto dall'altra parte, il filo, magari anche ecco con un nodino. Poi posso passarlo anche di qua. Poi metteremo della colla qui e taglieremo il filo.
poi dopo io mi fisso tutti i fili, adesso certo ce l'ho un po' volanti, ma insomma eccolo qui. Ecco qui il mio risultato. Allora, io l'ho fatta a girocollo, ma come vi ripeto, voi potete fare anche più lunga perché essendo molto, molto solida, non si stende, potete fare anche una collana più lunga, poiché essendoci più peso, non si deformerà o storcerà. Allora, mi piacerebbe tanto vedere che colori userete nelle vostre versioni, quindi se mi seguite anche su Facebook e Instagram, sempre alla pagina Mammina Flo, potreste taggarmi per farmi vedere i vostri risultati. Nel frattempo, se questo video vi è piaciuto e vi è stato utile, potete mettere un like, commentare se avete bisogno di aiuto, di qualche consiglio per i materiali o qualsiasi altra cosa e attivare la campanella per poter vedere i prossimi tutorial che pubblicherò. Iscrivetevi anche al canale così mi fate crescere e mi fate anche felice. Grazie ancora di aver visto il video fino ad adesso e ciao!